Negli ultimi mesi siamo stati sfidati da un nuovo nemico, da una nuova malattia Covid-19 causata da un nuovo virus SARS-CoV-2. Humanitas è stata parte di questa partita. La ricerca è stato un componente fondamentale del nostro affrontare la sfida di Covid-19. Abbiamo avuto una produzione scientifica che non ha precedenti per qualità e quantità. Un buon esempio della ricerca che abbiamo fatto è il Covid Care Program, con cui ci siamo presi cura della nostra comunità e al tempo stesso ci siamo posti domande sul rapporto fra noi e il virus, domande a cui finiremo di rispondere fra un anno. Come non mai banco di laboratorio e letto del paziente sono stati vicini, abbiamo lavorato in stretta congiunzione fra ricercatori preclinici e clinici, con tanti strumenti. È uno strumento straordinario, sono stati gli approcci di bioinformatica e di intelligenza artificiale. Con l'arrivo del Covid-19 abbiamo messo in stand-by magari altri progetti di ricerca meno urgenti e abbiamo cercato di utilizzare le risorse acquisite in altri ambiti, in particolare risorse informatiche e radiologiche, per valutare il grado di compromissione polmonare dei pazienti ammessi in pronto soccorso. Questo consente di caratterizzare la gravità della malattia già dalla TAC di arrivo e di prevedere le necessità di ossigenoterapia che questi pazienti avranno durante il ricovero, incluso la necessità di intubazione. È un progetto che permette quindi di utilizzare software anche di intelligenza artificiale per valutare le TAC non soltanto con un'analisi qualitativa ma quindi anche con un'analisi quantitativa in una maniera rapida e del tutto automatizzata. L'intelligenza artificiale ha delle grandi potenzialità di sviluppo in medicina e in particolare in settori così complessi e delicati come le chirurgie specialistiche. La chirurgia del pancreas è una chirurgia che è caratterizzata da un tasso piuttosto elevato di complicanze in cui spesso è difficile per il chirurgo, per il clinico decidere cosa fare sul singolo paziente. L'intelligenza artificiale ci consente di analizzare preoperatoriamente un grandissimo numero di immagini dalle indagini strumentali tipo la TAC o la risonanza magnetica per poter identificare quelle che sono le caratteristiche predittive di possibili complicanze, quali provvedimenti mettere in atto per vedere di contenere e ridurre le conseguenze di queste complicanze o addirittura per decidere di avviare alcuni pazienti a trattamenti alternativi alla chirurgia. Il nostro progetto è proprio volto a questo, a identificare quali sono i parametri che possono permetterci di identificare preoperatoriamente il profilo di rischio del singolo paziente in modo da personalizzare il più possibile la scelta del trattamento di caso in caso. Pensiamo che l'intelligenza artificiale abbia tra i suoi campi di applicazione privilegiati l'ematologia, e questo perché l'ematologia è una delle parti della medicina dove ricerca e clinica da più tempo stanno lavorando insieme al letto del paziente per migliorare diagnosi e cura dei pazienti. Il nostro progetto è un progetto che guarda al paziente prima che vengano le malattie del sangue, cioè è un progetto che affronta il concetto di prevenzione in ematologia. Per prendere decisioni riguardo alla migliore terapia possibile per i pazienti, ci affidiamo a un'integrazione tra dati clinici e dati che vengono dalla ricerca e in particolare che riguardano il profilo genomico del paziente. L'intelligenza artificiale ha rivoluzionato il mondo dell'endoscopia, in particolare quello della coloscopia. Noi siamo profondamente coinvolti nella ricerca di intelligenza artificiale in endoscopia e abbiamo appena concluso uno studio che per la prima volta al mondo dimostra che utilizzando l'intelligenza artificiale in associazione con la coloscopia si aumenta significativamente la diagnosi di polipi del colon e quindi si fa un servizio molto efficace per la prevenzione del cancro del colon ai nostri pazienti. Da qui a 5 anni tutte le coloscopie verranno eseguite con l'intelligenza artificiale e Humanitas per primo in Italia ha adottato questo programma. L'intelligenza artificiale costituisce un ponte fra ricerca fondamentale e ricerca clinica. Costituisce la piattaforma su cui io penso possiamo costruire il futuro, back to the future. Un ritorno al futuro per tutta la nostra comunità e per i nostri pazienti.